Ciao e benvenuti ad un altro video. Come potete vedere ho acquistato altre bustine della linea Preziosi Collection di Iron Man 3, in particolare 3 bustine e come ho scritto nell'info box del video precedente, dell'unboxing precedente, sulla bustina c'è un foro, non so se riuscite a vederlo, e quindi l'ho sfruttato a dovere per scegliere accuratamente i personaggi che desidero. In particolare vorrei trovare, oltre a Igor che ho trovato la volta precedente, vorrei trovare Mark 42, War Machine e Shotgun. Poi deciderò in seguito se trovare anche le altre e completare la collezione oppure fermarmi qui. Quindi vediamo rapidamente la bustina, molto bella. Questo è il fronte. E questo è il retro invece, dove possiamo vedere tutte le altre armature disponibili. Otto in tutto da collezionare. Quindi andiamo ad aprire subito la prima bustina senza perdere troppo tempo. Vi ricordo che il prezzo è di 3,51 €. Andiamo ad aprire la prima. Questa dovrebbe essere, sì, come avevo intuito, la Mark 42. Davvero bella. Vediamo se mi riesco ad aiutare. Anche oggi sto utilizzando una lampada per farvi vedere meglio la statuina, diciamo, la figurina, la figurine. È molto bella, molto ben dipinta, con questa base rossa. Anche il retro, guardate, è dipinto, direi, egregiamente. Molto molto bella. La cosa che mi ha incuriosito è che praticamente, come c'è scritto qui sotto la base, l'azienda che produce queste statuine, queste figurines, è italiana. Quindi sono degli oggetti, credo, esclusivi, visto che la Preziosi Collection è un'azienda anche, credo, italiana, europea di sicuro. Quindi non sono sicuro che queste bustine verranno distribuite in tutto il mondo. Quindi è una nostra esclusiva e questa volta ce la vantiamo alla grande. Vediamo la card, molto bella la card, con questo rendering digitale della Mark 42, numero 01 della collezione. Vediamo il retro, molto bello. Questa parte, se la volete leggere, potete mettere pausa. E abbiamo ovviamente anche il fan book con la Mark 42 in copertina. Vediamo se è più o meno lo stesso. Sì, è lo stesso per tutte le armature, eccetto la parte centrale che è appunto sull'armatura. Intanto è caduto qualcosa che non so cosa sia, non importa. E poi abbiamo ovviamente l'ambientazione 3D che andiamo ad assemblare, vedete, con la Mark 42 disegnata sulla parte verticale, facilmente assemblabile in 2 pezzi. Andiamo a inserire, fatto, e andiamo a mettere la nostra Mark 42. Molto bella. Andiamo rapidamente all'altra bustina. Prendiamo questa qui, andiamo ad aprire. Questa, vediamo se ho indovinato. Yes, ed è War Machine, bellissimo, davvero molto bello, con questo braccio alzato, base rossa, non me l'aspettavo francamente, mi aspettavo una base grigia, ma comunque, non so se riesco a farvi vedere. Lo shoulder cannon. Questa luce è veramente pessima. Il painting sugli occhi non è proprio il massimo, però considerato quanto è piccola, sarà alta circa 5 cm, 6 cm credo, rispetto a Igor che invece è la più massiccia. Vediamo anche che cosa c'è
nella bustina come al solito, quindi abbiamo l'ambientazione, vediamo la card per primo. Numero 2, War Machine, molto bella anche questa card con questo rendering 3D di War Machine. Davvero bella. Ovviamente il fan book, anche in questo caso è sempre lo stesso, credo. No, è differente. È leggermente differente rispetto agli altri, vediamo un po'. No, Mandarin, Iron Patriot, War Machine, Hall of Armor. Sì, è più o meno lo stesso comunque sia, a parte piccole differenze. Vediamo la Hall of Armor, anche in questo caso vediamo War Machine sulla parte verticale, assembliamola. Ecco fatto. Molto bello, mi dispiace che non riesco a farvele vedere come vorrei, ma non è facile con questa luce. Molto bello, davvero bello. E vediamo in ultima bustina, questa qui. Apriamola. Vediamo se ho indovinato anche questo terzo personaggio. Yes! Shotgun! Mamma che bella! Davvero bella, con questi dettagli metallici, ma spero di riuscire a mostrarveli. Ma che bella! Davvero bella! Anche in questo caso abbiamo il braccio alzato, quindi non è in una static pose. Base grigia, molto fine devo dire, molto bella. Davvero fantastica la shotgun, davvero bella. Vediamo il contenuto della bustina come al solito. Shotgun. Nuova card. Molto bella. High Velocity Armor Shotgun. Numero 7. Molto particolare il volto di questa armatura, molto inusuale direi. Abbiamo questa parte da leggere come al solito, tecnologia stealth. Andiamo ad assemblare, anzi vediamo prima il fan book, sempre con la shotgun in copertina. Checklist, bla bla bla, StarTech, Mandarin, sì, sempre lo stesso libretto, a parte la parte centrale che è sull'armatura specifica. Andiamo ad assemblare la Hall of Armor. Attenzione, c'è un piccolo problema. Non abbiamo la shotgun, bensì la Mark 8. Colpo di scena. Beh, direi che è un piccolo dettaglio. Anzi, non mi dispiace, devo dire la verità. Anche perché la Mark 8, scusate, la Mark 7, quella vista negli Avengers, non è inclusa nella lista, nella checklist. Quindi piuttosto strana questa scelta di riprodurre la Mark 7 invece della shotgun sulla Hall of Armor. Però ne prendiamo atto. Andiamo ad assemblare. E come potete vedere su ogni base è disegnata, diciamo, la base, quindi dovete posizionare precisamente l'armatura. Davvero bella. Questa è una delle mie preferite, veramente bella. Con questo grigio, blu scuro e dettagli metallizzati. Abbassando un po' la luce. No, è pessima la luce. Abbiamo anche questi dettagli, davvero bello. Sì, decisamente bella. Vediamo di disporle tutte in fila, le 3 armature. Facciamo un po' di ordine. Molto
molto molto belle. Ecco, così si vede forse meglio, visto che la luce non è proprio diretta, vedete i dettagli metallizzati sul volto della shotgun e anche sul retro in realtà. Sì, così si vede decisamente meglio, quindi diamo un'occhiata più da vicino. Vediamo la Mark 42. Vediamo anche il retro. Guardate che bella. Davvero bella. E infine War Machine. Quindi come ho detto, se trovate un edicolante abbastanza disponibile, utilizzando il forellino sulla bustina dovreste essere in grado di riconoscere abbastanza facilmente, con un po' di pazienza, le armature, i personaggi all'interno. Li ho beccati tutti. Igor è stato abbastanza facile visto che è davvero massiccio rispetto agli altri, mentre con questi altri tre ho avuto qualche difficoltà in più, ci ho messo un po' più di tempo, però alla fine ho avuto tutte le armature che volevo. E quindi adesso devo solo decidere se completare la collezione oppure fermarmi qui. Sono molto tentato, ho intravisto la Deep Sea Armor, sempre sbirciando le varie bustine, ho visto anche la Stealth, non ho visto la Striker, però devo dire che sono molto belle, probabilmente ultimerò la collezione, quindi le collezionerò tutte. Detto questo, io vi saluto, spero che questo unboxing vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Prima di chiudere volevo darvi una piccola comparazione tra Igor e le altre armature che sono più o meno di dimensioni comparabili. Guardate Igor quanto è grande, circa 8 cm, mentre le altre sono circa 6 cm e mezzo. Ne approfitto per farvi dare un'occhiata più da vicino anche a Igor, davvero massiccio e imponente. Vediamo anche gli altri. War Machine, Iron Man Mark 42 e ovviamente la bellissima shotgun. Detto questo io vi saluto, questa volta chiudo davvero e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!